Lunedì 13 ottobre del 2025, ben ritrovati a tutti e buona settimana qui da Mattino Milan, la settimana che ci conduce al ritorno in campo. Domenica si gioca Milan-Fiorentina, ce n'è ancora da fare di strada, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Finalmente è una settimana che porta al ritorno in Serie A e per questo motivo vi invitiamo come sempre a supportarci tramite i mi piace, gli abbonamenti, i commenti, le donazioni, insomma, soliti modi e modalità per farci andare avanti, ragazzi, perché andiamo avanti grazie a voi e per affrontare questa settimana, Simo, che non è partita benissimo, anzi il weekend, No. se vogliamo, non è andato benissimo per il Milan in vista di Milan-Fiorentina, in parte nemmeno per la Fiorentina, mi verrebbe da dire, perché comunque Moise Kean ha avuto un mezzo problema con l'Italia dopo aver segnato, ma comunque noi forse ne abbiamo di più. Ecco, sì, esatto, torna a grande non richiesta un grande classico di questo canale, cioè il punto infortuni, purtroppo. Avevamo fatto la bocca buona fino all'anno scorso, praticamente quasi facendo percorso pulito, percorso netto. Forse l'unica nota positiva o quasi della scorsa stagione, cioè il fatto di non avere grandissimi problemi dal punto di vista degli infortuni, qualcosina quest'anno iniziamo a lasciare giù. Speriamo sia il qualcosina di cui adesso andremo a parlare, visto che sembrano comunque situazioni tra risolvibile o quasi, però le analizziamo una per una, anche perché, come hai detto giustamente Harry, insomma, tra qualche giorno giochiamo, quindi bisogna rimetterli in piedi questi giocatori, soprattutto perché adesso li conoscete già, la maggior parte di loro sono i titolari, quindi neanche giocatori di cui magari possiamo fare un attimino a meno, e dall'altro canto la nostra rosa la conosciamo, insomma, è profonda, QB, quanto basta, e quindi insomma se inizia a esserci qualche problema di troppo, qualcosina lasciamo giù. Partiamo da quello più, tra virgolette, problematico di tutti, cioè Alexis Almacher, che ha sofferto un problema muscolare in nazionale con il Belgio, è già stato rimandato a casa, oggi fa gli esami per capire la vera entità del problema muscolare. È ovvio, evidente che insomma non deve essere una cosa di pochissimo conto se il Belgio ha deciso che non aveva la possibilità di recuperare per la partita, la seconda della sua pausa nazionali, e con ogni probabilità, insomma, non so se lo rivedremo con la Fiorentina. Adesso vediamo, prima di tutto aspettiamo gli esami per capire qual è il problema muscolare di Alexis. Però, insomma, sembra esserci qualche giorno di stop da attendersi, questo sì. Ecco Simo, la situazione più critica è questa, l'hai detto bene tu, perché comunque sia perché non è che abbiamo chissà quante alternative, no? In quella posizione lì, oltre ad Atekame, che è comunque un giovane che ha fatto pochi minuti finora, ma anche per l'importanza che ha avuto e che sta avendo Salmacher nel Milan di Allegri. Cioè, stiamo parlando comunque di un giocatore che è stato tra i migliori in campo in tutte le prime partite, forse giusto con la Juventus un po' meno in sordina, però comunque nelle 5 precedenti è sempre stato migliore in campo, ha segnato contro il Napoli, insomma è un giocatore che è molto importante, perderlo per molto tempo diventa problematico. A meno che, Simo, l'assenza di Salmacher Mm. possa portare a un cambio modulo, non lo so, ipotizzo, perché comunque cioè, hai fuori quello che ti permette di giocare a tre con così tanta leggerezza, tra virgolette, no? Perché ti dà tanto equilibrio, perché di fatto è una sorta di difensore aggiunto in fase di non possesso. Per me ci potrebbe anche stare il pensiero, altrimenti devi schierare Atekame da una parte e Bartesaghi probabilmente dall'altra, ma adesso ci arriviamo. Mm. Sì, prima di addentrarci in cambi moduli, eccetera, è ovvio, evidente che bisogna far la conta di quelli che siamo, anche perché a centrocampo qualcosina in più bisogna dire. Prima chiudiamo i giocatori rispediti a casa, e quindi con Raffaele Leao.
Rafa, da comunicato del Portogallo, lascia la nazionale e non giocherà la partita con l'Ungheria. La decisione di liberare il giocatore è stata presa dal commissario tecnico, leggo, della nazionale, Roberto Martinez, dopo aver valutato le condizioni fisiche del giocatore che ha preso parte, subentrando dalla panchina, alla partita Portogallo-Repubblica d'Irlanda. Ora, la possiamo leggere in due modi. Da un lato non è malvagio il fatto che un giocatore che è stato fuori 45 giorni ritorni a casa prima del previsto per lavorare. Dall'altro, un po' di amaro ti lascia, perché vuol dire che questo giocatore ancora al 100% non è. Se l'allenatore decide di privarsene, vuol dire che comunque, perché se un giocatore sta bene, sta in nazionale. D'altro canto, la prendiamo come un aspetto, proviamo a prenderla positivamente, cioè magari di comune accordo, magari insomma, visto che questa tornata in nazionale si sta andando a chiudere, rimanda Leao al Milan, non, diciamo così, non esagera nel suo minutaggio in nazionale, non lo spreme, cercando di andare, diciamo così, incontro un po' a tutti. Sì, poi qui sono giornate come sempre, sia per quanto riguarda poi anche Rabiot, che di cui parleremo dopo, sia proprio per Leao, sono giornate ipotesi, teorie su questa fine di pausa nazionali per Leao, no? Qualcuno dice che non sta proprio bene, qualcuno dice che magari invece è stato il Milan a premere per far sì che Leao potesse tornare un po' prima per rimettersi meglio in forma, considerati gli altri problemi che ci sono stati, insomma, ci sono sempre tante teorie. Magari se deve entrare a fare 15-20 minuti come ha fatto nella prima e non è proprio a posto, tanto vale che torni a Milano e si rimette in moto per Milan-Fiorentina, sperando che Leao sia abile, arruolabile per Milan-Fiorentina, considerato che Pulisic e Jimenez torneranno molto tardi, avranno forse un paio di allenamenti per la sfida contro Pioli e quindi Leao poi diventa importante. Non sappiamo come starà, non sappiamo come starà, sappiamo che al 99% immagino Salmacher sarà fuori, e forse anche Stupinian, insomma è una situazione non felicissima di cui facevamo volentieri a meno, come hai detto tu Simo, e che è tornata dopo l'anno scorso in cui avevamo, diciamo, bypassato le problematiche infortuni, quest'anno qualcosina sembra essere tornata, ecco. Diciamo che il Portogallo non è che ha bisogno estremamente di Rafael Leao, un po' perché il Portogallo è a quota 9 nel girone e la prossima, quella con l'Ungheria, che è a quota 4, quindi già staccata di 5 punti, se fa punteggio pieno, quantomeno pareggia, è ai mondiali. Quindi beati loro, peraltro. Quindi non penso che ci sia così grande importanza per la partita da rischiare un giocatore che magari non sta nemmeno perfettamente bene. D'altro canto, però, lo stesso ragionamento non è stato fatto con Estupiñán, tanto per dirne uno, che anche lui ha un problema alla caviglia, ma è rimasto in Ecuador e davanti a sé ha una partita amichevole con il Messico. Non so se vi dice qualcosa. Cioè, proprio la squadra di Santiago Jiménez, la sono andata a vedere giusto per farmi ma si può giocare mercoledì mattina, praticamente, alle 4 del mattino? Cioè, non perché giocano alle 4 del mattino, ovviamente da loro giocano in un orario più consono, è la sera del martedì. Però vuol dire che giocando la nostra notte del mercoledì, Estupiñán, Jimenez e Pulisic, che gioca più o meno in un orario simile, finiscono di giocare che da noi praticamente ci svegliamo intorno alle 7, noi mentre beviamo il caffè loro escono dallo stadio e devono andare a prendersi l'aereo e venire qui. Morale, il primo allenamento disponibile è uno scarico del giovedì, un allenamento al venerdì, una rifinitura al sabato. E di questi Pulisic è l'altro di cui dobbiamo parlare, perché anche lui ha un problema alla caviglia che giocando si gonfia, come ha detto Pochettino. E allora cosa lo fai giocare, Pochettino? Che è un amichevole, porca miseria. Se si gonfia la caviglia, stesse bene, ma se si gonfia la caviglia, ma
Ma Pochettino lo salutiamo, un caro amico di Radio Sì, Rossonera già esotico. da tanti mesi, anni, soprattutto mio, personale. Vabbè, scherzi a parte, sì, cioè, anche perché, allora, abbiamo sempre detto, per i giocatori e le nazionali sono tutto, no? Per un giocatore di Sì. calcio andare in nazionale, l'obiettivo, forse tra gli obiettivi finali, insieme a vincere la Champions League, vincere il campionato, eccetera, no? E io lo capisco, tipo i giocatori che si stanno giocando l'accesso ai mondiali, cioè, ma che restino in nazionale anche mezzi fasciati perché devono unirsi alla causa e ho il massimo rispetto, però per delle amichevoli dall'altra parte del pianeta, magari essendo amichevoli, se uno ha un mezzo problema, magari puoi chiudere un occhio e dire va bene, senti, torna a Milano, torna col club, va bene lo stesso. Poi se era la semifinale del mondiale a casa Stati Uniti, ci sta che Pulisic giochi anche con una gamba sola, però comunque se si tratta di un amichevole, ecco, si poteva fare uno strappo alla regola. Ecco, Ecco. anche se il capitano, capisco, il capitano va, però comunque. Chiudiamo il discorso acciaccati con l'ultimo, cioè Adrien Rabiot, e quindi ci trasferiamo, questo è un bollettino, cioè mi sono dovuto sforzare per ricordarmi di tutti purtroppo. Adrien Rabiot che anche lui soffre di un problema, niente di eccezionale in teoria, cioè ha preso un colpo sul muscolo del polpaccio e quindi la speranza di tutti è che questo colpo non sfoci magari in un problema un pochino più grave, cioè che il colpo magari abbia potuto danneggiare in parte la muscolatura e quindi provocargli del fastidio ulteriore, perché insomma a volte l'abbiamo già visto sulla nostra pelle, non mi ricordo chi negli ultimi 2 o 3 anni aveva preso un colpo che era diventata il classico, tra virgolette, livido, che aveva comportato anche una parziale rottura delle fibre muscolari, talmente il colpo fu forte. Adesso non ricordo chi era, ma era uno degli ultimi 2 o 3 anni, giusto perché siamo diventati medici negli ultimi 2 o 3 anni. Morale, Rabiot non dovrebbe avere neanche lui grandissimi problemi. Morale, Rabiot, contando che la Francia ha 444 centrocampisti, uno più Eh, forte dell'altro, cioè che la terza squadra della Francia avrebbe il centrocampo titolare di 3/4 delle altre nazioni, eh. può anche tenerlo a riposo Adrien Rabiot, il buon Didier Deschamps, se ha avuto un colpo, speriamo. Anche Tanto tra perché Manu è Koné, qualificata, anche la Francia. cosa? Cioè, la Francia è a più 5 sulla seconda. Sì, esatto, ma poi c'è Manu Koné, Kefren Turam, Tchouaméni, Camavinga, cioè ne hanno 1000 loro. Quindi se anche Adrien Rabiot la seconda partita non la gioca, ha più 5 sulla seconda, dai, cioè soprattutto se è un problema, perché poi rischi di magari perdere il giocatore anche per le nazionali, no? Cosa forzi per le amichevoli? Cosa forzi se sei in una situazione tranquilla? Rischi di perdere il giocatore magari più a lungo raggio. Speriamo che non accada. Ecco, io spero che Rabiot stia cioè, bello seduto, calmo e sereno nella prossima partita e che Deschamps non gli venga in mente di buttarlo dentro. Vabbè, tanto è un altro dei nostri grandi amici di Didier Deschamps, di queste pause nazionali. A proposito di Francia, in teoria dovremmo parlare di Mike Maignan, che ha parlato del ritiro della nazionale sulla questione Perth soprattutto. Era in conferenza, quindi ha parlato anche un po' di se stesso e di tanti altri aspetti. Io vi direi una cosa, visto che siamo arrivati al minuto 14, la rimandiamo? La rimandiamo al talk. La rimandiamo al talk, Massimo, ma cosa si lamenta Maignan che prende i milioni, deve star zitto e giocare Mike Sì. Maignan. Si deve ricordare che il Milan è quello che lo paga, è uno stipendiato del Milan, quindi non si deve lamentare Maignan se va a giocare a Perth. Il Tour de France parte dall'Italia a Guarda volte. Henry, questi discorsi da bar... Ah, aspetta, no, era vero, No, non sono era la discorsi da D della Lega Calcio, questo è vero, non era il signore al bar, è vero, è vero. Non Vabbè, stavo citando il bar no, qua davanti alla radio, no, no, è stavo vero, era citando la qualcun D della altro. Lega questo. Pensa come siamo messi. Henry, grazie, ci ritroviamo come detto al 13, poi 16 per parlare di questo, ma non solo, magari avremo anche già in mano, ad esempio, gli esami di Alexis Almacher, quindi a quel punto ipotizzare se
una partita, 2 partite, quanto manca? Al suo rientro, Henry, grazie. Saluti.